Ma aspetta un secondo, se io non ho mai visto un orso, vuol dire che non esiste? Hello, buonasera, buongiorno, sono Giada, sono una naturalista, ho visto 4 orsi in 24 ore e adesso ti spiego perché ho fatto questa domanda. Il motivo è semplice, ero in viaggio con delle mie amiche e loro non credevano che a Sequoia National Park e a Yosemite ci fossero gli orsi, o almeno ci credevano, ma non pensavano che fosse effettivamente un problema, che dovessimo essere preparate, che dovessimo avere tutte le nostre attrezzature per evitare incontri spiacevoli, eccetera, eccetera. Non pensavano, insomma, che fosse veramente probabile incontrare un orso. Quindi lasciate che vi racconti come ne abbiamo visti 4. Allora, innanzitutto è stato molto ridicolo perché ad ogni orso praticamente è corrisposto un mio pantalone che si distruggeva, si macchiava, si rompeva, ma con ordine. Stavamo salendo a Sequoia, è una strada con molti tornanti, e dietro un tornante vediamo un cervo. Non ci fermiamo e ci diciamo tra di noi non serve che ci fermiamo perché cervi ne vediamo in tutti gli Stati Uniti ci sono cervi e li vedi tranquillamente nel giardino di casa. Quindi non ci fermiamo, abbiamo detto ma sì, le vediamo sempre, non è un problema. E una delle mie amiche fa, però se vediamo un orso ci fermiamo, vero? E io, no ragazzi, se vediamo un orso, cioè è chiaro che ci fermiamo, cioè per forza ci fermiamo. Quindi, ok, andiamo a Sequoia, vediamo l'albero col maggior volume del mondo, che è meraviglioso. È a questo punto l'orario del tramonto e ci mettiamo in macchina di nuovo per andare al nostro campo dove avremmo dormito. La macchina davanti a noi ci indica qualcosa e quindi ci fermiamo dietro di loro, loro continuano a indicare, guardiamo e vediamo che c'è un orso nel bosco dall'altra parte della strada. E quindi questo è quello che è successo, eravamo fuori di testa. Oh my god, so bad! Oh my god. I cannot see anything again. Oh my god, it's so bad, guys. Oh my fucking goodness, guys! Questa scena ha fatto molto ridere perché l'avevamo detto praticamente un'ora prima e storia divertente, c'è un libro che non ho qui con me in questo momento ma che metterò nell'immagine che raccoglie un sacco di storie delle popolazioni native del Nord America e una di queste storie dice appunto che quando stai viaggiando via terra non dovresti mai nominare un orso perché altrimenti lo spirito dell'orso ti sente e farà apparire un orso sulla tua strada. Esattamente quello che è successo perché abbiamo continuato dopo di questa cosa a parlare di orsi per tutto il tempo perché eravamo super felici di averne visto uno. Il secondo orso l'abbiamo visto il giorno dopo, quindi siamo andate al nostro campo, abbiamo dormito, per fortuna nessun orso è venuto a trovarci al campo. Il giorno dopo siamo effettivamente entrate a Yosemite e siamo arrivate a Yosemite che era quasi ora di pranzo, quindi ci siamo subito fermate a fare il picnic e nell'area apposta ovviamente. Per arrivare all'area apposta abbiamo visto il secondo orso. Guys, second bed. In 2 days. In less than 24 hours. I fucking love this place. Questa volta diciamo che c'erano molte persone lì attorno che probabilmente stavano mangiando e gli orsi sono assolutamente consapevoli, soprattutto a Yosemite. C'è una lunghissima storia di, diciamo, interazioni sbagliate con l'uomo, poi magari ne possiamo parlare in un altro video, per cui gli orsi sono super abituati e sanno assolutamente che l'uomo corrisponde a cibo, corrisponde a macchine che contengono cibo, a borse che contengono cibo, eccetera, eccetera. Io e il mio bear canister siamo arrivati in questo posto meraviglioso. L'area picnic era super attrezzata con i bidoni anti-orso, quindi comunque tu metti la tua spazzatura e l'orso non può accedere a quella spazzatura. Tutti i campeggi in cui siamo andati nella zona avevano
bear boxes, che sono praticamente cassaforti, come vogliamo chiamarle, che l'orso non può aprire, in cui tu metti tutto il tuo cibo, tutte le cose che possono fare odore in generale. Quindi i parchi attrezzati benissimo, quest'area picnic appunto super sorvegliata e tutto quanto, però c'erano tante persone, tanto cibo. A ora di pranzo chiaramente l'orso è stato attirato e quindi era lì attorno che girava. Era anche un orso radiocollarato, quindi sicuramente i ranger l'avevano visto ed erano lì per quello. Dopo pranzo siamo pronte per andare a fare un'escursione ed è lì sul sentiero che vediamo il nostro terzo orso. Tra l'altro stavamo parlando non a voce alta, stavamo parlando a volume medio-basso e una delle mie amiche si è accorta che c'era qualcosa su un tronco e questo qualcosa era un orso che non si è minimamente accorto di noi. Lui stava scavando questo tronco per cercare insettini e altri piccoli animali e il nostro sentiero in quel punto faceva una curva, quindi quando l'orso, che in quel momento era più o meno parallelo a noi sul tronco, sul nostro sentiero, ha camminato sul tronco per andare effettivamente sul sentiero, era dietro ad una curva rispetto a noi. Quindi noi eravamo un attimino bloccati in quella situazione. Sarebbe stato molto bello che io avessi filmato il momento in cui urliamo "Hey bear" e lo spaventiamo e lui corre via, ma non l'ho fatto. Questo però per dire che questo è, diciamo, il protocollo da seguire, soprattutto con un orso nero e in California ci sono solamente orsi neri, ma poi ci arriviamo. È di parlare ad alta voce, farsi sentire, cercare di non essere da soli, perché essere da soli comunque è rischioso, ma se siamo in gruppo, se in caso di, diciamo, incontro in cui l'orso sta venendo nella nostra direzione, parlare non funziona, noi camminiamo all'indietro ma stiamo in gruppo, quindi sembriamo grandi, ci mettiamo magari delle giacche addosso che sono aperte, insomma sembriamo più grandi possibile, abbiamo un tono di voce come quello che sto usando io, quindi non sussurriamo però senza, ecco, urlare spaventati. L'orso tendenzialmente se ne va. Quando noi abbiamo detto "Hey bear", l'abbiamo tra virgolette urlato, lui è scappato via. Detto questo, i parchi hanno sempre le indicazioni di che cosa fare con tutti gli animali selvatici dell'area. In questo sentiero, per esempio, era molto probabile incontrare serpenti, incontrare orsi, incontrare puma e c'erano tutte le indicazioni di che cosa fare sui pannelli informativi, però può anche essere che voi non vediate i pannelli informativi, quindi il mio consiglio spassionato è, quando andate in un parco, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia, cercate di guardare sul sito del parco quali animali potrete incontrare lì, soprattutto quando sapete, ad esempio sulle Alpi ci sono stati già incontri e scontri con orsi, cercate di arrivare preparati e se non trovate le indicazioni chiamate il parco, potete chiamarli e dire "non ho trovato le indicazioni, è sicuro andare in questa zona? Cosa dovrei fare? Cosa non dovrei fare?" Questo è veramente un consiglio che è una cosa che tutti dovrebbero fare. E dopo questo incontro meraviglioso, perché questo era veramente vicino, dopo questo incontro proseguiamo nel nostro percorso e attraversiamo ruscelli, cose. Io, gelosissima della mia macchina fotografica, cercavo di fare tutte le cose, mi arrampicavo sui posti e cercando di non rompere la macchina fotografica ho rotto i pantaloni. Dopo questa cosa ci rimettiamo in macchina per andare di nuovo al campo e vediamo il quarto orso. A questo punto abbiamo orsi fino qui, non ci fermiamo, diciamo ok, senti, va bene così. Ma com'è possibile che le mie amiche pensavano che non avremmo mai visto un orso, mai saremmo state in contatto con un orso e invece ne abbiamo visti 4? Ok, probabilmente siamo state fortunate, ma questa si chiama euristica della disponibilità ed è uno dei tanti bias che abbiamo.
Praticamente la nostra mente considera più o meno probabile un avvenimento in base a quanto facilmente può richiamarlo nella memoria. Quindi se io leggo ogni mattina sul giornale della mia città che ci sono stati dei furti, sarò più incline a pensare che nella mia città ci sono più furti rispetto ad altre città. Allo stesso tempo, se io non ho mai visto un orso o se io non mi interesso di questi temi e quindi non ho mai cercato notizie in generale sugli orsi, penso che in realtà non ce ne siano. Purtroppo la realtà è molto diversa. In California ci sono dai 50 agli 80.000 orsi neri. Tra i 20 e i 40.000 sono sulle montagne dove noi eravamo, dove sono i parchi di Sequoia e Yosemite. In più, negli ultimi anni sono aumentati sia gli avvistamenti che i conflitti, quindi orsi confidenti che vanno a mangiare nei cassonetti oppure che giocano tranquillamente nei giardini delle persone o che entrano nelle piscine delle persone o che se ne stanno a dormire sotto il portico, insomma, orsi che assolutamente non sono spaventati dalle persone e considerano tutte le attività umane come fonte di cibo, di posto dove si sta sicuri. Questo appunto negli ultimi 3-4 anni per la California è iniziato ad essere un problema. Infatti stanno riconsiderando molte delle politiche di conservazione e anche molte delle politiche sulla caccia. Ora so che state facendo un confronto con l'Italia, diciamo che le situazioni sono un po' diverse perché comunque la California sono 420 km quadrati e c'è una densità abitativa di 90, credo, persone per chilometro quadrato. Mentre l'Italia sono 302 km quadrati con una densità di popolazione di 195 abitanti per chilometro quadrato. Oltre al fatto che la California è più grande dell'Italia e la densità di persone che ci vivono è molto inferiore, hanno delle aree naturali molto più grandi. Per aree naturali intendo national parks, national forest, state parks and state forest, e sono tutte zone che diciamo si completano una con l'altra. Ovviamente il parco nazionale ci può sembrare piccolo e chiaramente ci sono anche orsi al di fuori, ma tutte queste altre zone attorno fungono un po' da zone cuscinetto. In più anche quello che non è classificato come parco statale o quello che è, di solito magari è una zona di montagna non abitata, in cui comunque spazio per queste popolazioni di orsi ce n'è. Ciò non toglie che ovviamente il conflitto con l'essere umano c'è in ogni circostanza in cui i due si sovrappongono, in cui l'orso può facilmente trovare cibo, in cui l'orso può facilmente trovare qualunque risorsa che in quel momento gli fa comodo. Brevemente, come riconoscere un orso nero, come erano questi orsi, da un orso bruno o grizzly in Nord America. Il grizzly è l'unica sottospecie di orso bruno che c'è. Negli Stati Uniti c'è solamente in 2-3 stati. Nel resto degli Stati Uniti ci sono solamente gli orsi neri. E tu dirai, beh, uno è nero e uno è marrone. No, perché l'orso nero può anche essere marroncino, un po' nero, un po' marroncino, oppure rossiccio. Può avere una colorazione diversa, quindi la cosa che dovete guardare, ma prima di guardare l'aspetto, diciamo, fisico e le caratteristiche fisiche di questi orsi, guardate sul sito del parco, perché il sito del parco vi dirà quali animali ci sono nel loro parco o in generale nella zona, ecco. Detto questo, se andate in zone come ad esempio il Canada, in cui ci sono sia i grizzly che gli orsi neri, come li distinguete? L'orso nero è generalmente più piccolo del grizzly. Il grizzly ha questa molto evidente gobba subito dietro la testa, ha in generale una testa più massiccia e meno affusolata come invece è quella dell'orso nero. L'orso nero per questa sua testa affusolata ha anche delle orecchie molto più visibili e più o meno questo da lontano è quello che potete guardare per riconoscere l'orso che avete davanti. Ora, se andate in posti dove ci sono anche i grizzly, di solito il parco o comunque l'area, diciamo, naturale vi consiglia già di avere il bear spray, perché
Mentre nel caso degli orsi neri, di solito, come ho detto prima, cercare di parlare ad alta voce, spaventarli, farsi vedere in gruppo, farsi vedere grossi, li fa scappare. Nel caso del grizzly questa cosa non è proprio scontata e quindi spesso nel caso di possibili incontri con grizzly si consiglia di avere il bear spray e di usarlo. Noi ce l'avevamo, ma ce l'avevamo in macchina giusto per e più che altro per la situazione in cui magari sei al campo, stai cucinando e arriva un animale selvatico. Chiaramente tutti questi strumenti non è che valgono solo per gli orsi, io ad esempio sarei molto più spaventata dai puma. Detto questo, qualunque altra cosa, domanda o approfondimento potete scriverlo e possiamo parlarne infinitamente in un altro video. E bye!